Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Stai cercando un rimedio per la tosse? Sei sul video giusto. Ma prima di scoprire come curarti è importante sapere che esistono diversi tipi di tosse con cause e trattamenti specifici. In questo video quindi capiamo cos'è la tosse, quali sono le possibili cause, come distinguere tra le diverse tipologie e quindi scegliere anche il rimedio più adatto. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. La tosse di per sé non è una malattia, ma un sintomo di una malattia, che sia essa infezione, infiammazione o una semplice irritazione. La tosse infatti è un riflesso naturale, un meccanismo di difesa essenziale che l'organismo adotta per liberare le vie respiratorie da muco, irritanti o da corpi estranei. La tosse può essere causata da una varietà di fattori che possono essere divisi in cause infettive e cause non infettive. Tra le cause infettive abbiamo banali infezioni come può essere il raffreddore o l'influenza, o infezioni più gravi perché riguardano le vie respiratorie più profonde come la bronchite o la polmonite o la tanto temuta bronchiolite nei bambini. In genere in questi casi la tosse è produttiva, la cosiddetta tosse grassa, caratterizzata dalla presenza di muco e catarro. Questo però non è sempre valido, infatti esistono delle infezioni di tipo virale che provocano delle laringotracheiti o lo stesso Covid-19 che portano ad avere una tosse secca, quindi una tosse stizzosa e non produttiva. Più frequentemente però la tosse secca è causata da problematiche di natura non infettiva, come l'allergia, l'asma oppure il fumo di sigarette o in generale irritanti o inquinanti. Due cause di tosse secca molto diffuse ma che difficilmente si tende a correlare alla tosse stessa sono il reflusso gastroesofageo e l'assunzione di farmaci antiipertensivi della classe di ACE inibitori. Infine, tra le cause non infettive ricordiamo l'ostruzione delle vie aeree. Quando un boccone va storto, la tosse è il meccanismo che il corpo utilizza per espellere il corpo estraneo. In questi casi è importante ricordare che finché la persona tossisce sta respirando e soprattutto bisogna evitare di fare tre cose: dare pacche sulla schiena, mettere le dita in bocca e soprattutto nei bambini metterli a testa in giù. Se la tosse non dovesse bastare a liberare il malcapitato e ci si accorge di dover intervenire, bisogna immediatamente chiamare il 118 e praticare la manovra di Heimlich. Da quanto detto finora è chiaro che la scelta del rimedio per la tosse dipende dalla natura della tosse stessa. I rimedi per la tosse secca mirano a sedare il riflesso della tosse e a lenire la gola, mentre quelli per la tosse grassa puntano a fluidificare il muco per facilitarne l'espulsione. Esistono numerosi prodotti sul mercato, tra sciroppi, caramelle, aerosol e anche rimedi naturali utili per lenire il disturbo. A questo link trovi una selezione dei migliori prodotti per la tosse presenti su semprefarmacia.it, ma adesso vediamoli insieme. In caso di tosse il rimedio più richiesto è sicuramente lo sciroppo, che può essere di due tipi. Per la tosse grassa a base di N-acetilcisteina, carbocisteina o ambroxolo che fluidificano il muco. Durante la loro assunzione è importante bere molta acqua per aiutare a fluidificare il muco. Inoltre vanno evitati nei bambini al di sotto dei 2 anni. Secondo le indagini di sorveglianza condotte dall'AIFA, infatti, l'utilizzo di mucolitici nei bambini più piccoli di 2 anni potrebbe favorire delle ostruzioni respiratorie e peggiorare la bronchiolite. Gli sciroppi per la tosse secca invece sono a base di attivi come il destrometorfano che inibiscono il centro della tosse nel cervello, inibendo quindi anche lo stimolo a tossire. L'aerosol fornisce aiuto per la tosse soprattutto quando questa è collegata a problemi di tipo cronico. Nei casi di tosse grassa l'aerosol può essere utilizzato anche per fluidificare il muco. Gli attivi più utilizzati sono l'ambroxolo per fluidificare e il salbutamolo per contrastare il broncospasmo, che può essere la causa poi di tosse secca. Tutti questi farmaci devono comunque essere prescritti dal medico o dal pediatra. Le caramelle per la tosse rappresentano un rimedio semplice e rapido, soprattutto per la tosse secca e stizzosa. Se la tosse
tosse è associata a uno stato infiammatorio e a dolore, è possibile poi utilizzare delle pastiglie a base di antinfiammatorio come il flurbiprofene. I rimedi naturali sono un'ottima strategia per curare la tosse, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. I più utilizzati sono sotto forma di sciroppi o caramelle. Tra gli attivi ricordiamo miele e propoli, ma anche estratti vegetali come grindelia, timo, altea e piantaggine. L'azione di questi estratti è di lenire la gola, di proteggere la mucosa e di conseguenza calmare la tosse. Abbiamo visto che per scegliere il rimedio giusto per la tosse bisogna conoscerne tipologia e causa. In ogni caso, se la tosse persiste da più di una settimana o è accompagnata a febbre alta e a dolori al petto, è importante rivolgersi al medico per ottenere una diagnosi accurata ed un trattamento appropriato. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.